bentornati sul canale, spero vi sentiate bene perché siamo in cucina, abbiamo appena finito di lavorare e voi direte, ah beh, allora adesso te ne vai a casa. No, purtroppo no, perché noi dobbiamo già pensare al giorno dopo e domani abbiamo la serata del tapelucco. Ma che cos'è questo tapelucco? Tanti di voi lo sapranno, altri no, detto anche tapulum oppure brushit, insomma ci sono tantissimi nomi. Ma l'importante è che si sappia, così si dice, che la ricetta arriva dal novarese, più precisamente addirittura da Borgomanino, c'è tutta una storia dietro, andatevela a leggere. Noi andiamo a fare una nostra interpretazione, come spesso capita, il procedimento, comunque la base è sempre quella, questi sono gli ingredienti, ognuno ha il suo stile, ognuno ha la sua ricetta, io ho creato la mia, che è una leggerissima modifica di altre, ma nulla di particolare. La sostanza è che abbiamo qua il prodotto, abbiamo tantissima carne d'asino, perché insomma noi dovremmo fare una serata con 50-60 persone, ma voi a casa naturalmente ne userete molte meno. Dunque, che cosa ci serve? Il lardo che darà grinta al nostro piatto, la cipolla, intanto ci siamo già portati avanti, abbiamo già tritato, delle belle verze, sale e pepe quanto basta, pochissime foglie di alloro, 2-3 al massimo, e uguale di chiodi di garofano, 2-3 al massimo, nonostante ci sia tantissima carne, ma questo ci serve solo per dare quel filo di profumo, non vogliamo che predomini tutto il resto. E naturalmente un bel brodo già filtrato, bello carico, che ci servirà per bagnare un po' la carne. Ma adesso vi faccio vedere il procedimento e poi mi direte se vi piace. E allora andiamo, azione! Allora andremo a cominciare con la verza. Ho tolto tutte le parti più dure, abbiamo lasciato praticamente il cuore. Adesso andremo a tagliarle a striscioline. Ecco fatto! E ricordiamoci sempre di togliere questi, sono la parte dura dell'interno. Allora, iniziamo dalla cottura della verza. Qui abbiamo dell'olio molto caldo. Io non andrò a sbollentare in nessun modo la verza perché non voglio che si perdano gli aromi. E infatti sentiremo. Ecco, questo rumore qua è perfetto perché lei comincia a rosolare. Poi naturalmente andremo a metterci sale e pepe e del brodo. Solamente questo lo faremo cuocere poi nella pentola col coperchio, non tantissimo. Quando sarà appassito, sarà ridotto, 10 minuti, un quarto d'ora. Abbiamo cominciato a mettere il brodino, bello ristretto, eccolo qua. Non tanta roba, Poi naturalmente tutto ciò, le dosi, chiaramente non è facile capire quanto possa andare bene per ognuno, perché ripeto, ognuno ha la propria mano. Dunque io posso dire che per un chilo di carne posso metterci 50 grammi di verze, 10 grammi di lardo, può andare bene come dose, un bicchiere di vino rosso. Qui facciamo a livello industriale, dunque cambia un po' tutto il discorso. Benissimo, ora andremo a coprire con un bel coperchio e lasceremo ad appassire e tutti i profumi rimarranno all'interno. Questa verza andrà insieme alla nostra carne praticamente verso la fine. Ed eccolo qua, non spaventatevi per il tantissimo lardo, qua siamo intorno a 400 grammi, mezzo chilo, ma è rapportato tutto alla tanta carne che poi andremo a cuocere. L'abbiamo affettata molto finemente, voi potete farvelo fare dal macellaio e poi adesso andremo a tritarla. Striscioline comunque finemente perché questo comunque si scioglie molto rapidamente. Ecco, abbiamo fatto il primo passaggio, primo taglio grossolano e ora giriamo dall'altra parte e continuiamo.
poi qui il lardo naturalmente si assembla molto bene e continuiamo. Insomma, io adesso continuerò ancora un po' per ridurlo finemente. E intanto, come vedete, sta stufando piano piano. Voi dovreste sentire il profumo che ha questa verza, nonostante non abbiamo aggiunto null'altro. Un po' d'olio, sale, pepe, un po' di brodo. Ha un profumo incredibile. Tra un po' sarà pronta. Ecco qui, siamo pronti per andare a rosolare la nostra cipolla con il lardo e poi aggiungeremo appunto la carne. Ci serve naturalmente una pentola molto capiente, questa è la più grande che abbiamo, probabilmente ne sarebbe servita una anche più grande per essere agevolati. Faremo un po' di fatica, voi a casa naturalmente non avrete questo problema e comunque adesso procediamo. Abbiamo aggiunto l'olio, prendiamo la nostra cipolla, iniziamo a metterla, abbiamo abbondato d'olio perché la carne è tantissima, dunque voi naturalmente ne metterete in base a quello che avete. Appena soffriggirà un pochino, appena andremo anche con il lardo. Soffrigge molto bene, mettiamo tutto il nostro lardo. Non ci resta ora cominciare a dipanare la matassa di lardo e vedremo che piano piano si scioglierà in gran parte. Non dovremo farlo rosolare tantissimo, perché poi andrà messo con tutta la carne e quella si rosolerà molto bene. Ma procediamo. Allora siamo pronti, ecco qua il risultato, rosolato ma non troppo. Inseriamo in questo momento le pochissime spezie, ma proprio poche. Così per evitare problemi noi le abbiamo già inserite e non ci pensiamo più. 2-3 chiodi di garofano, 2-3 foglioline di alloro che danno proprio quel niente di aroma, ma noi non vogliamo che sia modificato troppo. Primo blocco. E questo è l'ultimo. Vedete che la condizione è veramente difficile. Ora noi ci accorgeremo che sarà ben difficile riuscire a girarla, libereremo le nostre verze, le sposteremo e utilizzeremo anche questa pentola per dividere un po' la carne. Comunque era per farvi vedere il concetto. E adesso andremo a rosolare il tutto. Come si può vedere la situazione è nettamente migliorata. Ora la carne sta andando molto bene, l'abbiamo divisa e per rompere qualche grumo di carne una frusta è l'ideale. Naturalmente va curata molto. Aspettiamo che rosoli ancora un po' e poi andremo a bagnare col nostro vino rosso. Abbiamo scelto questo splendido nebbiolo. La rosolatura c'è, ora possiamo andare finalmente a bagnare appunto col nostro nebbiolo. Abbiamo calcolato più o meno un mezzo litro a pentola, dunque 1 litro totale, via. Deve essere sempre tutto paragonato alla quantità, Dunque per 1 chilo di carne potrebbe andare bene un 50 o un 100 ml. E ora lasciamo evaporare e poi
andremo con il nostro brodino e a finire di cuocere la carne. Per ora io non ho ancora né salato né pepato, voglio farlo alla fine. E dunque, evaporato il vino, basta sentire il profumo, che non si senta quell'odore vinoso, no? Che rimanga solo il profumo del vino. Dunque ci siamo, ed eccole qua le nostre verde fantastiche brasate. Non devono essere tantissime, almeno nel mio caso io le preferisco così, sia solo una piccola parte, che contribuiscono a dare un sapore particolare. E ora finalmente mischiatina. Intanto io nel frattempo ho continuato con la frusta per rompere i grumi, e ora andiamo con finalmente sale e pepe. Naturalmente non esagerate mai, perché tanto per aggiungere c'è sempre tempo. Dunque tranquilli, anche perché qui poi ci andrà anche un po' di brodo. Dunque tranquilli col sale, mi raccomando, specialmente col sale, sempre in qualsiasi cosa, tranquilli, c'è sempre tempo. Allora ho aggiunto il nostro bel brodino ristretto, guardate che roba, ristretto. E adesso abbasso la fiamma, copro e lascio cuocere una ventina di minuti. Poi non vi ho detto che la serata è domani. A me piace tantissimo che la carne abbia il tempo di riposare. Riposa, cambia aspetto, cambia sapore, tutti i profumi e gli aromi si uniscono e per il giorno dopo è perfetto. Ecco perché si dice spesso e volentieri il giorno dopo il cibo è più buono, ma c'è un motivo. Ha tutto il tempo di rilassarsi, specialmente la carne, e questo tipo di carne. Adesso andiamo a coprire, ancora un filino di brodo qua, un filino di brodo qua, e voilà. E signori, noi ci fermiamo qui e domani vedremo l'impiattamento, la conclusione, e vi svelerò anche che tipo di polenta usiamo, una polenta top. Questa volta abbiamo esagerato. Allora, abbiamo qui un esperto di tapelucco del paese, dunque gente che ha mangiato tapelucco per anni e anni. La mia interpretazione del tapelucco, cosa ne pensi adesso che l'hai vista? È una buona idea questa. Ti è piaciuta? Sì. Con la cottura della verza a parte per mischiarla alla fine per non perdere gli aromi. E poi ho visto che lo fai bene, lavori bene anche. Oh, ti ringrazio, sei davvero gentile. Davvero. Ringraziamo il signor Romano, grande esperto di tapelucco. Eccola qua, come avevamo detto, preannunciato, polenta speciale. Polenta di Beura. Spettacolare, guardate la grana, si vede così occhio nudo. E adesso siamo pronti, andiamo con la nostra polenta di Beura, guardala qua, bellissima. Andiamo giù a pioggia. Allora adesso andiamo a concludere con questo piccolo segretino. Allora, ho preparato del burro un po' chiarificato, quasi completamente chiarificato, con della salvia. Lo filtro e lo vado a inserire per renderlo meno asciutto, più saporito. Ecco qua. Guarda qua, meraviglia. E intanto lo faccio cuocere ancora un pochino. Poi quando andrà a amalgamarsi con la polenta sarà perfetto.